Non c'è altra spiegazione possibile. Microsoft deve aver guardato qualcuno dei nostri video, perché è evidente che per farsi perdonare delle varie malefatte che le abbiamo addebitato recentemente, ha tirato fuori dal suo cappello a cilindro un'utility davvero pazzesca ed utilissima. Non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Ti senti pronto? Iniziamo! Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Ebbene sì, dopo il caso CrowdStrike dell'estate scorsa, in cui letteralmente milioni di computer sono rimasti bloccati e non erano più in grado di riavviarsi, mamma Microsoft ha deciso di metterci una pezza definitiva ed efficacissima. Che cosa ha fatto? Benché non fosse colpa sua, questo va assolutamente ribadito, ha creato un sistema che è in grado di prendere un computer che non riesce nemmeno a riavviarsi e fare in modo che questo si ripari da solo. Sì, hai sentito bene, che si ripari in maniera assolutamente autonoma. Si tratta di una magia? No, quello che si sono inventati è uno strumento in grado di collegarsi autonomamente ad internet, scaricare una soluzione al problema, implementarla nel computer e riavviarlo senza nessun bisogno di intervento da parte dell'utente e purtroppo va detto neanche del tecnico. Andiamo a vedere esattamente come funziona e come, se vorrai, potrai implementarlo immediatamente anche sul tuo computer. La notizia di oggi te la leggo molto rapidamente su HDBlog, ma sta rimbalzando su tutte quante le testate di settore e non. Il titolo è questo: Windows 11 si riprende da solo. Arriva Quick Recovery per i problemi di avvio. Vediamo nel dettaglio. Finalmente una buona notizia per chi teme il fatidico momento in cui il proprio computer si rifiuta, qui dice di accendersi, ma io direi meglio di avviarsi. Microsoft infatti sta per introdurre in Windows 11 una funzionalità pensata proprio per risolvere questo genere di grattacapi. Si chiama Quick Machine Recovery ed è attualmente in fase di test per gli utenti insider, ma tra un attimo ti spiegherò come potrai averla anche tu sul tuo PC. L'obiettivo è semplice quanto ambizioso: offrire un modo rapido e indolore per rimettere in pista un PC che, come detto, proprio non ne vuole sapere di avviarsi. Quick Machine Recovery funziona in questo modo: quando il sistema operativo rileva un problema all'avvio, si avvia automaticamente in ambiente di ripristino, quello che si chiama Windows Recovery Environment. Qui, tra le opzioni disponibili, comparirà la possibilità di utilizzare Quick Machine Recovery. Insomma, invece di dover cercare guide online, smanettare con complicate procedure o peggio ancora dover chiamare un tecnico, il vostro computer cercherà di rimettersi in funzione in completa autonomia. Ma adesso andiamo direttamente sulla pagina di Microsoft che ci spiega per filo e per segno come installare ed utilizzare questo strumento. Come prima cosa traduciamo la pagina in italiano e vediamo che cosa ha da dirci. Quick Machine Recovery è la funzionalità che consente il ripristino dei dispositivi Windows quando questi incontrano errori critici che ne impediscono l'avvio. Questa funzionalità può cercare automaticamente le soluzioni necessarie nel cloud e ripristinare da sola tutti quanti gli errori di avvio. Esistono due impostazioni principali per il ripristino rapido delle nostre macchine: la correzione tramite cloud, questa qui nuova di zecca, oppure la correzione automatica, ovvero quella che siamo abituati a vedere nelle nostre macchine in caso di emergenza. Ovviamente la soluzione tramite cloud, ovvero la prima che ti ho mostrato, è quella più efficace e funziona esattamente in questo modo. Nel momento in cui sulla nostra macchina dovesse essere individuato un qualsiasi problema che ne impedisce il riavvio, questa verrà riavviata in una speciale modalità provvisoria. La macchina si collegherà automaticamente alla rete e cercherà sul cloud una soluzione al problema. Se la soluzione viene individuata, viene scaricata ed applicata sulla nostra macchina, che si riavvierà e tornerà a funzionare. Nel caso in cui invece la soluzione non dovesse essere correttamente individuata, in un lasso di tempo che specificheremo noi stessi, come ti mostrerò tra un attimo, verranno fatti una serie di tentativi fino a che non verrà trovata una soluzione efficace, che a questo punto verrà appunto applicata e la macchina si riavvierà e tornerà a funzionare come prima.
Tuttavia, l'applicazione di questa soluzione, per come è stata concepita da Microsoft, è, come puoi vedere, un pochettino troppo arzigogolata per i nostri gusti. E allora ho pensato di creare una soluzioncina semplice semplice per farla attivare anche a te, letteralmente, come al solito, con un paio di clic. Andiamo a vederla. Prima di proseguire, tuttavia, una precisazione è d'obbligo. Sebbene questa soluzione a breve sarà rilasciata su tutte le macchine, al momento è disponibile solo per le macchine iscritte al programma Insider sul canale beta. Se non sai come iscriverti al canale Insider e vuoi provarla immediatamente, ti lascio linkato qui in alto un video in cui ho messo tutte quante le istruzioni necessarie per iscriversi al programma, che potrai seguire e scaricare la giusta versione di Windows in anteprima. Per inciso, la versione di Windows puoi conoscerla cliccando sul tasto Start e digitando nella barra in alto WinVer. Dando un invio ti si aprirà questa schermata che ti dice esattamente qual è la build di Windows che hai. La build necessaria per avere questa soluzione già implementata è questa qui, la 26120.3653. Quindi, ricapitolando per l'ultima volta, i casi sono due. O aspetti un pochino di tempo perché a breve questa funzionalità verrà rilasciata per tutti, oppure se hai proprio fretta di implementarla, puoi iscriverti al programma Windows Insider, collegarti al canale beta e scaricare la versione giusta di Windows. Una volta che questa funzionalità sarà presente sul tuo computer, andrà tuttavia attivata e impostata nel modo giusto. Per farlo facciamo in maniera semplice aprendo il nostro browser e andando a cercare sul nostro motore di ricerca, come sempre, Gentiluomo Digitale. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito e una volta che si sarà aperto ci porteremo qui in alto sulla sezione che si chiama Downloads. Facciamo clic e nella pagina che si aprirà basterà scendere un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama QMR, come Quick Machine Recovery. Potrai scaricarlo facendo clic sul pulsante azzurro, ma nel caso in cui non dovessi riuscire a trovare questo o qualsiasi altro file di cui mi senti parlare in qualche video, non cadere in depressione e protuberati immediatamente sulla lente di ricerca in alto a destra, dove potrai digitare anche solo una parte del nome del file che stai cercando in modo da trovarlo comunque. In questo caso io scrivo QMR e premo invio per effettuare la ricerca. Come vedi, immediatamente il nostro file ci compare e ci basterà fare un clic per far partire il download, e una volta che sarà stato scaricato potremo cliccare su questa iconcina per andare ad aprire la cartella dei download. Fatto questo possiamo anche chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Ed ora ti chiedo di seguire attentamente le mie istruzioni, perché quello che dobbiamo fare è un clic destro del mouse sul file appena scaricato, seguito da un altro clic sulla voce estrai tutto. Nel momento in cui ci comparirà questa schermata, quello che ti chiedo di fare è di cancellare questa parte qui. Quello che dovrà rimanere sarà solo C:/QMR. Quindi dopo averla selezionata premiamo Canc sulla tastiera e quindi clicchiamo sul pulsante Estrai. Fatto questo ci ritroveremo la cartella QMR sul nostro disco C. Al suo interno dovremo selezionare questo file, quello che si chiama QMR, facendoci un semplice clic su, e successivamente faremo un altro clic, ma questa volta con il pulsante destro del mouse, e sceglieremo la voce modifica nel blocco note. Se utilizziamo solo una rete Wi-Fi, dovremo inserire in questo spazio qui il nome esatto della nostra rete Wi-Fi e in quest'altro spazio qui la password della nostra rete Wi-Fi. Se invece al nostro PC sarà connessa anche una rete cablata, non sarà necessario effettuare questa operazione. Fatto questo, cliccheremo su File, cliccheremo su Salva e potremo chiudere il file.
E a questo punto siamo finalmente pronti per attivare il QMR sul nostro PC. Lo facciamo aprendo quest'altro file, quello che si chiama comandi.txt, e andando a selezionare la seconda riga, quella sotto la voce applica le impostazioni. Facciamo clic destro e scegliamo la voce copia, dopodiché dovremo andare qui in basso, sempre sul nostro tasto start, cliccarci su e scrivere CMD nella barra di ricerca. Scegliamo la voce prompt dei comandi, facciamoci un clic con il pulsante destro e scegliamo esegui come amministratore. Confermiamo con sì di voler apportare le opportune modifiche al nostro dispositivo e tramite il CTRL V andiamo ad incollare la stringa che abbiamo copiato. Ora diamo invio sulla nostra tastiera e leggiamo operazione riuscita, ma se vogliamo fare un controllo prima di andare a testarlo, possiamo tornare sul nostro documento di testo e scegliere l'ultima riga, quella sotto la scritta verifica le impostazioni. La selezioniamo, clicchiamo con il pulsante destro, scegliamo la voce copia, torniamo nuovamente nel nostro prompt dei comandi e con un altro CTRL V andiamo a inserirla. Clicchiamo con invio e controlleremo che qui ci saranno tutti quanti i dati che abbiamo appena impostato. Ecco fatto, il QMR è pronto sul nostro dispositivo. Andiamo a testarlo. Per farlo clicchiamo nuovamente sul tasto Start, andiamo su questo pulsantino qui che si chiama Arresta, ci facciamo un clic e tenendo premuto il tasto Shift senza lasciarlo sulla nostra tastiera, clicchiamo sul pulsante Riavvia il sistema. Vedremo che il sistema inizierà la fase di riavvio, ma attenzione, nel momento in cui si riavvierà entrerà nella modalità di ripristino come se ci fosse stato un errore sul nostro computer. All'interno della modalità di ripristino dovremo portarci su questa voce qui, quella che si chiama risoluzione dei problemi, e quindi sulla voce opzioni avanzate. Qui al suo interno troveremo il nuovo ripristino rapido del computer, bello, pronto e funzionante in caso di emergenza. Post scriptum, se per caso ti ritrovi su questa schermata e non sai come uscirne senza fare danni, ti basta cliccare per 2 volte su questo pulsantino in alto a sinistra e quindi scegliere la voce continua per riavviare normalmente il tuo Windows. Un altro paio di post-scriptum finali, visto che questo video è stato leggerissimamente più complicato rispetto ai nostri standard abituali. La prima precisazione è che se andrai a controllare sul sito che ti ho mostrato il file XML proposto da Microsoft, vedrai che ho fatto qualche modifica su questa riga. Nella fattispecie sono andato ad accorciare, per una questione di brevità e rapidità di soluzione del problema, i tempi che intercorrono tra un tentativo e l'altro, portando questa voce qui su 120 e questa qui su 2. Ma ancora, se andrai a dare un'altra occhiata al file dei comandi, ti accorgerai che c'è un terzo comando che non ti ho spiegato, che è quello per rimuovere le nostre impostazioni. Ebbene, questo comando si applica esattamente come i precedenti, aprendo un prompt di MS-DOS in modalità amministratore e andando ad incollarlo al suo interno. Non serve fare altro e ripristinerai lo status quo ante del tuo Windows. Ed anche stavolta, tra un post-scriptum e l'altro, siamo giunti quasi al termine del nostro video, che non può dirsi completo se non effettuiamo diligentemente prima i nostri consueti ringraziamenti del giorno, che verranno fatti con l'ausilio della nostra listarella carta e penna, che reca i nomi di Alfonso Salamone, Jacopo Picone, Marco Francesco Falbo, Nun Santini, Angela Chiapponi, Massimo Salciarini, Giovanni Salvaggio e Piero Bosco, che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei gentiluomini, e quindi a nome mio e di tutta quanta la community stessa un sentito ringraziamento a tutti voi. Ma attenzione, squillino le trombe e rullino i tamburi, perché Piero Boni si è abbonato sì, ma in qualità di distinto gentiluomo, e quindi, caro Piero, è per me un onore togliermi ancora una volta il cappello farlocco davanti a te. E ancora dobbiamo ringraziare, se la lista non la perdiamo, Gianluca Pedrazzi, Thomas 2915 e il gatto mistico detto Misti per i loro generosissimi super grazie, con i quali hanno voluto contribuire fattivamente alla vita del nostro canale. Ed ancora un ultimissimo ringraziamento ci resta in tasca.
tasca, ma lo togliamo subito. E infatti quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo, non mi resta che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima. Iscriviti!